Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive. Grazie per la prima parte di marzo. Abbiamo la carta della Torre, amici della Vergine, periodo di destrutturazione. Quando c'è la carta della Torre si parla sempre di una caduta dell'ego, quindi può essere che in questo periodo prendiate consapevolezza di qualche cosa o succeda qualcosa che vi faccia un po' ridimensionare. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto, ragazzi. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivere un'email all'indirizzo che vedete scritto qui. Iniziamo con un fante di bastoni, un 6 di denari, un 2 di coppe, un 4 di coppe, un 8 di bastoni, l'appeso e un 9 di coppe. Fante di bastoni potrebbe rappresentare un figlio per qualcuno o una persona di interesse, se per caso siete single, o magari il vostro partner nel caso siate in coppia. Non credo, nel senso che c'è comunque qua un 2 di coppe, quindi può essere che sia una persona che desiderate in qualche modo. La relazione potrebbe essere lavorativa, potrebbe essere ehm, per certi versi legata, prendetela come viene, vi dico quello che sento, legata alla campagna. Non so se adesso che inizia la primavera, ragazzi, inizia anche la stagionalità dei lavori, appunto, primaverili piuttosto che estivi, quindi potrebbe esserci qualche cosa legato a questo genere di cose, o semplicemente al fatto che si inizia ad uscire di più. Il 2 di coppe mi dà la sensazione che abbiate bisogno, vogliate, sentiate la necessità di un compromesso con questa persona. È come se ci fosse uno scambio, magari di tempo, di hobby, di passioni, ehm, anche di ideali, mi viene da dire, o proprio di beni con questa persona. E si vorrebbe qualche cosa di più, magari proprio a livello romantico. Il 4 di coppe è una carta che non vi fa vedere la possibilità, è una carta che io chiamo della cecità. C'è qualcuno qui che è talmente focalizzato su quello che non ha, che in realtà non ci si rende conto delle alternative, delle possibilità laterali. Però comunque abbiamo poi l'8 di bastoni, l'appeso e il 9 di coppe. Allora, sento che la torre arriverà qui, quindi diciamo nella seconda settimana di marzo, perché l'8 di bastoni parla di qualche tipo di comunicazione, di messaggio, di lettera, può essere una mail, può essere un WhatsApp, può essere una notizia, magari, non so, al telegiornale. C'è qualche cosa, qualche notizia appunto, che in qualche modo blocca un po' la situazione con questo appeso. Ed è come se appunto c'è questa torre, c'è questo ridimensionamento. L'appeso è quella carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. E poi abbiamo un 9 di coppe comunque alla fine. O questo momento di stop vi gioverà, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista emotivo, questo momento di riflessione, oppure può proprio essere che, dovendo stare in una sorta di posizione obbligata, ad un certo punto vi rendiate conto che non è poi così male. C'è il 9 di coppe comunque, è una carta di sogno compiuto, eh. Andiamo a vedere
ogni singola carta. Fatemi vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 6 di coppe e la morte. Sì, può essere una persona, ragazzi, legata al passato, perché comunque c'è questo 6 di coppe. Può essere qualcuno con il quale o la quale c'è un buon rapporto di amicizia o c'è stato comunque un buon rapporto di amicizia. Qua abbiamo 2-6, quindi è una relazione in equilibrio. Andiamo a vedere il 6 di denari, perché come la sensazione che qui la relazione, diciamo, innocente che c'è stata fino ad un certo punto si sta trasformando in qualcosa di più collaborativo, di più equo. Qui abbiamo un re di spade al contrario e il 3 di bastoni. Sì, è working in progress, ci si sta lavorando, perché comunque il 3 di bastoni parla di espansione, ma avendo comunque il re di spade, che potrebbe essere la persona di interesse, è come se ci fosse ancora una sorta di sì, di flessibilità nelle regole della relazione, probabilmente, nel modo di agire, come se ci fosse un certo tipo di equilibrio naturale, ma non ben definito a livello verbale. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Asso di coppe. Sì, io sento che qualcuno nutre qualche cosa di più che una semplice amicizia. Cioè, vorrebbe che la cosa si trasformasse in qualche cosa di più. Però abbiamo questo matto al contrario, ragazzi. C'è una sensazione di sfiducia da parte vostra nei confronti di questa persona o nei confronti del fatto che possa nascere una relazione romantica. Se, per esempio, foste già in coppia, si tratta di un nuovo tipo di equilibrio o accordo all'interno della coppia, ok? Andiamo a vedere il 4 di coppe. Come dico sempre, siete tanti, quindi ognuno di voi applichi i movimenti energetici alla propria realtà. Allora abbiamo un asso di bastoni al contrario, la ruota della fortuna. C'è qualcosa che qui non si riesce a concretizzare, ragazzi. C'è un asso di bastoni al contrario, manca l'intenzione, manca un'iniziativa o un'azione di tipo concreto. Manca anche perché abbiamo la ruota della fortuna, è come se ci fosse una sorta di ciclo che si ripete, è come se non riusciste ad uscire da un determinato ciclo. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Il carro e il cavaliere di coppe al contrario. Voglio andare a vedere anche l'appeso. Asso di pentacoli al contrario e fante di spade. Allora, ho come l'idea che qualcuno potrebbe dirvi che parte, che deve fare un viaggio, che ci deve essere come una sorta di allontanamento. E per quello che credo arrivi questa destrutturazione di cui parla la torre. È come se qui ci fosse una trasformazione di quello che un tempo poteva essere o può essere iniziata questa relazione in modo diciamo un po' superficiale, poi c'è stato verso l'inizio di marzo, sento come se ci fosse qualche cosa in più, la possibilità di espandersi. Non si sa bene ancora dove andare, però è come se ci fosse una sorta di equilibrio che si trova, no, tra le due persone. Si vorrebbe qualcosa di più ufficiale, ma ancora non arriva e anzi arriva questo momento torre dove o ricevete la comunicazione di qualcuno che si è allontanato, di conseguenza rimanete un po' lì con questo appeso e dite ma perché le cose non prendono piede, c'è questo asso di pentacoli al contrario, è un seme che non radica. Però voglio, e qui c'è anche comunque il fante di spade che denota sempre una certa energia un po' troppo idealizzatrice. Fate attenzione a non essere voi perché poi si rischiano di fare le proiezioni. Andiamo a vedere il 9 di coppe.
regina di bastoni e torre. Ancora una. Amanti. Wow. Ragazzi, si tratta di amor proprio. Ho come la sensazione che qualcuno qui ve la faccia un po' sporca. Nel senso che ho la sensazione che verrete a sapere da terzi che questa persona probabilmente si è allontanata o è in viaggio o perché comunque qui il carro parla di un movimento che può essere sia mentale che emotivo che fisico. Quindi può essere anche uno spostamento di idee, una persona che prima la pensava in un modo e poi si ferma un attimo. Potreste anche essere voi che avete bisogno di controllare meglio la situazione prima di capire come far partire le regole da dare a questa situazione o a questa relazione, quello che per voi è giusto, che cosa per voi è un giusto equilibrio di scambio all'interno della coppia. Però qui ho come la sensazione che c'è il 9 di coppe alla fine della lettura, c'è il sogno compiuto, c'è una sorta di appagamento emotivo. Quindi adesso io non so se una volta che casca la torre, cioè che arriva il momento torre, che casca la una volta che arriva il momento torre, c'è una sorta di ripresa del vostro potere personale, del vostro amor proprio, perché che cosa succede? L'ego fa fare proiezioni. Una volta che casca l'ego, ci si riappropria del proprio potere personale e dell'amor proprio. Molte volte ci sono degli ideali che la società ci mette in testa, noi facciamo di tutto per inseguire quegli ideali e non riusciamo magari mai a raggiungerli e ad un certo punto ci rendiamo conto che quelli sono gli ideali della società, di qualcun altro e non sono i nostri. Quindi nel momento in cui noi ci stacchiamo dall'ideale, acquisiamo amor proprio e diciamo no, ok, però io valgo di più. Io non merito di vivere tutte queste cose all'interno di questa situazione, ipotesi. È una presa di consapevolezza. Andiamo a vedere un messaggio da parte di questi oracoli e fatemi sapere come vi risuona. Sì, dovreste ascoltarla verso metà marzo e dirmi poi effettivamente come ha risuonato. Andiamo a vedere cos'altro c'è da sapere. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone, ragazzi, che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, con i commenti, con le condivisioni, con le donazioni, con le belle parole, con tutto veramente l'affetto e l'amore che sento ogni volta che leggo un commento. Quindi grazie di cuore a tutti. Ah, ragazzi, guardate, sono proprio cadute. Questa la metterei nella prima parte della lettura e questa nella seconda. Allora, questa carta vi parla di chiarezza, di verità, di rivelazioni. C'è qualche cosa, avete la morte. La morte parla di una rigenerazione, di tagliare qualche cosa che non serve più, qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di attitudine, magari proprio nei confronti di questa persona, nei confronti del tipo di relazione che si aveva un tempo, la relazione genuina e ingenua, diciamo così, che potrebbe essere nata agli inizi. È un po' come se appunto dicesse la spada taglia e la rosa è la rosa mistica della vita, è simbolo di rinascita. E negli arcani, nei tarocchi tradizionali, la morte, quelli di Rider-Waite, è raffigurata proprio con la bandiera, con la rosa bianca, quella è la rosa mistica. E poi di qui abbiamo paradiso, ragazzi, felicità, espansione, gioia, quindi la sento molto collegata con questo 9 di coppe, quindi non vi preoccupate se vedete la torre, è come se fosse semplicemente un ridimensionare le vostre aspettative nei confronti della persona, lo sento un po' così. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, vediamo un ultimo consiglio. E poi avete la carta degli amanti alla fine, cioè voglio dire, è una carta di forte equilibrio, è una carta di amor proprio, è una carta di amore, quello con la maiuscola, quello sano, quello incondizionato. Wow, ve la metto vicino al carro, ragazzi.
Guardate, non so perché, ma potrebbe anche essere che questo carro indichi il fatto che qualcuno vi comunichi che magari vuole fare un viaggio con voi. Perché no? Non lo sento tanto in questo verso perché abbiamo comunque il cavaliere di coppa al contrario. Quindi però vedendo poi questa carta che dice appunto di rimanere pronti, di tenere pronto il passaporto perché potrebbe esserci un viaggio improvviso, programmato oppure inaspettato, sì, improvviso, insomma. E quindi vi dice di rimanere pronti. Non sempre si tratta di un viaggio fisico, ma potrebbe essere, visto il carro. Potrebbe anche essere semplicemente un viaggio di tipo introspettivo, visto che comunque qui abbiamo la carta dell'appeso. O magari è un viaggio verso il paradiso, ragazzi. Qualche isola felice, adesso inizia a esserci, insomma, la bella stagione. Magari si iniziano a fare anche i weekend fuori porta. Fatemi sapere poi nei commenti. Io vi ringrazio, spero che la lettura sia stata d'aiuto, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!